Lezione 1. Godersi il momento. Hai ragione, dovrei davvero concentrarmi sul godermi di più il momento presente. Assolutamente. Abbracciare l'incertezza può portare tanta gioia nelle nostre vite. Tuttavia, è facile lasciarsi prendere dalle preoccupazioni per il futuro. Sì, ma vivere nel presente ci permette di sperimentare tutto pienamente. Trovo che quando lo faccio, mi sento molto più felice e più realizzato. Esattamente. Ogni momento ha la sua bellezza, che aspetta di essere apprezzata. Penso che inizierò a praticare la consapevolezza per aiutarmi a rimanere con i piedi per terra. Sembra un'idea meravigliosa. La consapevolezza può davvero migliorare la tua vita quotidiana. Sono entusiasta di vedere come questo cambiamento di prospettiva cambierà la mia prospettiva. Lezione 2. Alleviare la tensione. Sono d'accordo. L'esercizio fisico è ottimo per alleviare la tensione e migliorare l'umore. Sì, aiuta davvero a liberare la mente e a ridurre i livelli di stress. Pratico anche tecniche di respirazione profonda, fanno miracoli per me. È un'idea fantastica. La respirazione profonda può essere molto calmante. È sorprendente come qualcosa di così semplice possa avere un effetto così positivo. Assolutamente. Combinare l'esercizio con le tecniche di consapevolezza è potente. Trovo che mi aiuti a rimanere concentrato ed equilibrato durante il giorno. Dovrei iniziare a incorporare anche la respirazione profonda nella mia routine. Vale sicuramente la pena provarlo. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda a rimanere in salute. Lezione 3. Tecniche di focalizzazione. Trovo che spegnere il telefono mi aiuti a rimanere concentrato. Esattamente. Le distrazioni possono rendere difficile la concentrazione sui compiti. Sì. Preferisco anche lavorare in un luogo tranquillo per una migliore produttività. È un ottimo approccio. Un ambiente tranquillo può migliorare la concentrazione. Ho notato che ottengo molto di più quando limito le distrazioni. Lo stesso qui. È sorprendente quanta chiarezza otteniamo in uno spazio tranquillo. Impegniamoci a sostenerci a vicenda nel mantenere la concentrazione. Mi piacerebbe. Insieme possiamo creare un'atmosfera produttiva. Non vedo l'ora di vedere quanto realizzeremo con le nostre nuove strategie. Lezione 4. Delusioni nella manutenzione. Ehi Anna, ho appena saputo che oggi il museo sarà chiuso per manutenzione. Oh, è deludente. Non vedevo l'ora di visitare. Lo stesso qui. Sai per caso quando riaprirà? Credo che dovrebbe riaprire la prossima settimana, ma ricontrollerò. Sarebbe utile. Ci sono posti alternativi che potremmo esplorare? Sì, c'è una nuova galleria d'arte nelle vicinanze che ha appena aperto. Sembra interessante. Che tipo di mostre hanno? Presentano arte contemporanea di artisti locali. Sembra emozionante. Pianifichiamo invece di visitarlo. Lezione 5. Acquisti con lo smartphone. Ehi Anna, sto pensando di prendere un nuovo smartphone. Ciao John, sembra emozionante. Li controllerò più tardi. Conosci qualche negozio che vende una vasta gamma di smartphone? Sì, c'è un famoso negozio di elettronica in centro.
Ho sentito che hanno anche un ottimo servizio clienti. Lo fanno. Inoltre, spesso hanno in magazzino gli ultimi modelli. È perfetto. Voglio confrontare alcuni marchi diversi. Buona idea. È importante sceglierne uno adatto alle tue esigenze. Esattamente. Mi assicurerò di leggere anche alcune recensioni. Lezione 6. Mettere in mostra il talento. Wow, devi essere davvero talentuoso. Hai intenzione di mostrare il tuo lavoro? Grazie. Sto pensando di inserire alcuni dei miei pezzi in una mostra locale. Sembra fantastico. È un modo fantastico per condividere la tua arte con gli altri. Sì, voglio ispirare gli altri e connettermi con altri artisti. Credo che il tuo lavoro meriti di essere visto da un pubblico più ampio. Apprezzo l'incoraggiamento. Mi motiva davvero a fare questo passo. Dovresti assolutamente perseguirlo. L'arte ha un modo unico di unire le persone. Sono d'accordo. Supportiamoci a vicenda nei nostri sforzi creativi. Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere le tue opere d'arte in mostra. Lezione 7. Divertimento scientifico. Wow, sembra emozionante. Come hai fatto eruttare il vulcano per il tuo progetto? In realtà era piuttosto semplice. Ho usato bicarbonato di sodio e aceto per creare l'effetto eruzione. Questo è un esperimento classico. Hai aggiunto qualche tocco speciale per renderlo più realistico? Sì, ho dipinto il vulcano e ho aggiunto colorante alimentare rosso per simulare la lava. È così creativo. Posso immaginare quanto fosse impressionante durante la dimostrazione. È stato sicuramente un successo. Tutti adoravano guardarlo esplodere ed è stato molto divertente spiegare la scienza dietro di esso. Scommetto. È sempre bello quando l'apprendimento comporta un po' di eccitazione. Esattamente. Progetti coinvolgenti come questi rendono la scienza molto più piacevole. Sono d'accordo. È il modo perfetto per suscitare interesse nell'imparare cose nuove. Lezione 8. Eventi storici. Sapevi che gli Highlander furono costretti a lasciare le loro case quando si ribellarono al re nel 1745? Sì, è un periodo così significativo nella storia. La lotta per l'indipendenza è sempre affascinante da conoscere. Assolutamente. È interessante vedere come le loro azioni hanno plasmato il futuro. Giusto. La loro determinazione di fronte alle avversità è davvero stimolante. Lo è davvero. Ma è triste che così tante persone siano state sfollate a causa del conflitto. Sì, la storia spesso ci mostra i sacrifici che le persone fanno per le proprie convinzioni e libertà. È importante ricordare questi eventi e il loro impatto sulla società odierna. Decisamente. Comprendere il nostro passato ci aiuta a costruire un futuro migliore. Esattamente. Possiamo imparare lezioni preziose da coloro che sono venuti prima di noi. Lezione 9. Preferenze di prenotazione. Non ho un hotel preferito, ma di solito controllo le recensioni prima di prenotare. Questo è un approccio intelligente. Le recensioni possono fornire informazioni preziose. Sì. Mi aiutano a valutare la qualità del servizio e dei comfort offerti.
Assolutamente. È anche utile sapere cosa hanno vissuto gli ospiti precedenti. Sono d'accordo. Preferisco stare in un posto che abbia un buon feedback. Lo stesso qui. Rende il processo decisionale molto più semplice. Inoltre, mi piace cercare posti che includano la colazione o altri vantaggi. Decisamente. Quei piccoli extra possono davvero migliorare il soggiorno. Facciamo un elenco di ciò che desideriamo in un hotel per il nostro prossimo viaggio. Lezione 10. Meraviglie della teglia. Penso che possiamo discutere i compiti specifici che dobbiamo realizzare per questo progetto. Sì, è una buona idea. Dobbiamo definire chiaramente i risultati attesi. Assolutamente. Avere un piano chiaro ci aiuterà a rimanere sulla buona strada e a raggiungere i nostri obiettivi. Esattamente. Aiuta anche a delegare i compiti in modo efficace all'interno del team. Di sicuro. Quando tutti conoscono le proprie responsabilità, il flusso di lavoro migliora. E riduce al minimo la confusione, che può portare a errori. Giusto. Anche mantenere aperta la comunicazione è fondamentale per il successo. Decisamente. I check-in regolari possono mantenere tutti allineati e motivati. Sono d'accordo. Descriviamo il nostro piano e distribuiamo i compiti di conseguenza. Lezione 11. Meraviglie della teglia. Hai mai notato quante dimensioni e forme diverse di teglie esistono? Assolutamente. È affascinante vedere come ognuno di essi possa cambiare il risultato di una ricetta. Giusto. Ad esempio, usare una tortiera rotonda rispetto a una quadrata può fare una grande differenza nella presentazione. E non dimentichiamoci dei materiali. Alcuni sono antiaderenti mentre altri sono in vetro o metallo. Esattamente. Ogni materiale ha le sue proprietà uniche che influenzano i tempi di cottura e la distribuzione del calore. Adoro sperimentare padelle diverse per vedere come influiscono sulle mie ricette preferite. Anche io. È come se si aprisse un mondo completamente nuovo di cottura con la padella giusta. Ed è davvero divertente vedere come un semplice cambiamento possa elevare un piatto a qualcosa di straordinario. Inoltre, acquistarli è sempre un'avventura, c'è così tanto da scegliere. Lezione 12. Trasformazioni della città. Questa città ha dovuto affrontare sfide come la criminalità, la povertà e il conflitto razziale in passato. Sì, è un peccato come questi problemi possano influenzare profondamente le comunità. Tuttavia, la città ha recentemente prosperato, il che è un segno di speranza. È fantastico da sentire. La crescita economica può portare a miglioramenti nella qualità della vita. Esattamente. Quando le persone hanno lavoro e stabilità, il tasso di criminalità può essere ridotto in modo significativo. Sì, e può anche favorire un senso di comunità e di appartenenza tra i residenti. Assolutamente. È incoraggiante vedere gli sforzi compiuti per affrontare questi problemi. Sono d'accordo. Il cambiamento positivo richiede tempo, ma vale la pena festeggiarlo quando accade. Sì, ed è importante continuare a spingere per il progresso e l'inclusione nella società. Lezione 13. Comprendere le ernie. Sapevi che le ernie vengono spesso riparate tramite interventi chirurgi? Sì, ho letto che l'ernia si verifica quando c'è uno strappo o una debolezza nella parete addominale. Esattamente. Permette agli organi interni di passare,
il che può essere piuttosto scomodo. Sembra doloroso. In che modo i medici solitamente riparano un'ernia durante un intervento chirurgico? Di solito usano un materiale a rete per rafforzare l'area e impedire che accada di nuovo. Ha senso. È affascinante come la tecnologia medica sia avanzata per trattare queste condizioni. Assolutamente. Molte persone si riprendono rapidamente e possono tornare alle normali attività poco dopo. È fantastico sentirlo. È importante che le persone ricevano un trattamento adeguato per la loro salute. Sì, e comprendere i segni di un'ernia può aiutare le persone a cercare aiuto prima. Lezione 14. Delizie alle ciambelle. Hai mai pensato che anche i fori della ciambella possono essere venduti separatamente? Sì, è interessante che quei pezzetti possano diventare una specie di mini ciambella. Esattamente. Sono spesso chiamati buchi di ciambella e possono essere altrettanto deliziosi. Lo adoro. È un ottimo modo per ridurre gli sprechi offrendo allo stesso tempo ai clienti più dolcetti. Assolutamente. È un marketing intelligente, alle persone piace provare gusti e dimensioni diversi. Sì, e quelle mini ciambelle possono essere perfette per uno spuntino veloce o un dessert. Di sicuro. Penso che sia divertente vedere quanto i panettieri possano essere creativi con i loro prodotti. Decisamente. E aggiunge varietà al menù, inducendo i clienti a tornare. Sono d'accordo. La prossima volta dovrò provare alcuni buchi di ciambella insieme alle mie ciambelle normali. Lezione 15. Attività familiari. Quanti adulti e bambini si uniranno a noi per il picnic? Per il divertimento verranno 2 adulti e un bambino. Sembra un bel gruppo. Sarà fantastico avere tutti insieme. Sì, i bambini aggiungono sempre un'energia speciale alle riunioni, non credi? Assolutamente. La loro eccitazione è contagiosa e rende tutto più piacevole. Di sicuro. Dovremmo pianificare alcune attività a cui tutti possano partecipare. Sono d'accordo. Giochi come il frisbee o la caccia al tesoro potrebbero essere divertenti per tutte le età. Sì, includiamo anche alcuni deliziosi snack per il divertimento di tutti. Decisamente. Il buon cibo è essenziale per la riuscita del picnic. Lezione 16. Delizie culinarie. Ottima scelta. Le spiagge e la cucina sono famose in tutto il mondo. Sì, ho sentito tanto parlare del pesce fresco e delle prelibatezze locali. Assolutamente. È una destinazione perfetta per gli amanti del cibo. Non vedo l'ora di provare i piatti famosi e sperimentare i sapori locali. Esattamente. Ogni regione ha le sue tradizioni culinarie uniche da scoprire. Sì, mangiare nei ristoranti locali ci darà un assaggio della cultura. Di sicuro. Inoltre, l'atmosfera in riva al mare renderà il tutto ancora più piacevole. Sono d'accordo. Cenare con vista sull'oceano sembra un sogno. Facciamo un elenco dei piatti da provare prima di partire. Lezione 17. L'eco della libertà. Sapevi che la schiavitù a Cuba finì ufficialmente solo nel 1880? È piuttosto scioccante a pensarci. Lo è davvero? Voglio dire,
Considerando da quanto tempo le persone combattono per la libertà, sembra che sia successo solo ieri. Esattamente, e anche dopo, molte persone hanno dovuto affrontare sfide significative. L'impatto di una storia così oscura permane. Sì, ed è straziante rendersi conto che anche oggi milioni di persone nel Nord America sono ancora intrappolate nella moderna schiavitù. Questo è un pensiero che fa riflettere. È come un'ombra del passato che rifiuta di svanire completamente. Assolutamente. L'educazione e la consapevolezza sono fondamentali se vogliamo combattere questi problemi in modo efficace. Sono d'accordo. Se comprendiamo la nostra storia, possiamo apprezzare meglio l'importanza della libertà e dei diritti umani. Giusto. Ed è fondamentale condividere queste storie in modo che le generazioni future siano consapevoli delle lotte e dei trionfi. Sì, lo storytelling può essere un potente strumento di cambiamento. Collega le persone e ispira l'azione. Lezione 18. Attività all'aperto. Beh, potresti provare a fare un'escursione. Ci sono alcuni bellissimi sentieri nelle vicinanze. Sembra fantastico. Adoro stare all'aria aperta nella natura e fare un po' di esercizio. Sì. L'escursionismo è un modo fantastico per godersi la vita all'aria aperta e rimanere attivi allo stesso tempo. Assolutamente. Inoltre, la vista dalla cima di un sentiero può essere mozzafiato. Di sicuro. È sempre gratificante raggiungere la vetta dopo una bella escursione. Sì, hai in mente un percorso preferito? Io faccio. C'è un sentiero che conduce a una splendida cascata, dovremmo assolutamente verificarlo. Sembra perfetto. Organizziamo una gita di un giorno per esplorarlo insieme. Sono emozionato. Sarà un'avventura divertente e piena di splendidi scenari. Lezione 19. Acquistare il costume da bagno. Allora, sei pronto per l'estate? Attualmente sono alla ricerca di un nuovo paio di pantaloncini da bagno. Non ancora. Sto ancora cercando l'outfit perfetto. E tu? Voglio qualcosa che sia allo stesso tempo elegante e confortevole, sai? A volte è difficile trovare la soluzione giusta. Oh, lo capisco perfettamente. Voglio che i miei costumi da bagno abbiano un bel aspetto, ma che mi sentano anche bene quando nuoto. Esattamente. E penso che i colori vivaci siano la strada da percorrere quest'anno. Cosa ne pensi? Adoro i colori vivaci per l'estate. Fanno davvero una dichiarazione e catturano lo spirito divertente della stagione. Di sicuro. Forse possiamo dare un'occhiata ad alcuni negozi insieme e aiutarci a vicenda a trovare le migliori opzioni. Sembra un'idea divertente. Fare shopping con un amico è sempre più piacevole. Assolutamente, e poi potremmo prendere un gelato per festeggiare le nostre nuove scoperte. Lezione 20. Elementi essenziali per il bagno. Ho appena notato qualcosa di strano nel bagno. Non ci sono articoli da toeletta, come shampoo e balsamo. Veramente? È strano. Come può un bagno essere senza questi elementi essenziali? Infatti, no. Sembra un po' incompleto. Immagino che alcune persone potrebbero semplicemente portare il proprio. Ciò ha senso, ma è comunque sorprendente trovarlo carente. Cosa fai di solito in queste situazioni? Beh, di solito metto in valigia una versione da viaggio dei miei prodotti preferiti per ogni evenienza. Mossa intelligente. Dovrei iniziare a farlo anch'io. È sempre meglio essere preparati.
Di sicuro. E ti salva da quei momenti scomodi in cui hai bisogno di qualcosa. Esattamente. Voglio dire, chi vuole rinunciare al proprio shampoo preferito? Nessuno. Facciamo una lista di controllo per il nostro prossimo viaggio per assicurarci di non dimenticare nulla. Lezione 21. Combattere il vento. Prima stavo camminando per strada con il mio amico e stavamo attraversando un periodo difficile contro il vento. Sembra impegnativo. Era davvero così forte? Sì, sembrava che il vento ci spingesse indietro ad ogni passo che facevamo. Oh, può essere un vero allenamento semplicemente provare a camminare dritto in quelle condizioni. Esattamente. Alla fine abbiamo riso di quanto dovessimo sembrare ridicoli lottando contro ciò. Almeno è stata un'esperienza memorabile. A volte le piccole sfide possono essere divertenti. Vero. Ed è un buon promemoria per apprezzare i giorni più tranquilli, giusto? Assolutamente. Una leggera brezza è piacevole, ma i venti forti possono essere estenuanti. La prossima volta controllerò sicuramente il tempo prima di uscire. Lezione 22. Navigazione nel negozio di alimentari. Ehi, sai dove sono i prodotti in scatola? Non riesco a trovarli. Credo che siano nella corsia 7, proprio accanto ai fagioli. Grazie per il suggerimento. Mi sembra sempre di perdermi in questo negozio. Può creare confusione, soprattutto con così tanti corridoi da sfogliare. Sì, e a volte anche i segnali non sono molto chiari. Esattamente. Un po' più di chiarezza aiuterebbe molto gli acquirenti. Di sicuro. Di solito finisco per girovagare finché non trovo quello che mi serve. È riconoscibile. Forse dovremmo fare una lista della spesa la prossima volta. Ottima idea. Un elenco ci manterrebbe sicuramente concentrati e farebbe risparmiare tempo. Lezione 23. Sensibilità culturale. Ho notato che ciò che può sembrare scortese in una cultura potrebbe essere accettabile in un'altra. È un'osservazione molto interessante. Le differenze culturali possono essere piuttosto profonde. Sì, ed è importante essere consapevoli di queste differenze per evitare malintesi. Assolutamente. Un piccolo gesto in una cultura potrebbe essere offensivo in un'altra. Giusto. Ecco perché conoscere culture diverse è così prezioso. Esattamente. Ci aiuta a comunicare meglio e ad essere più rispettosi. Inoltre, apre le nostre menti a nuove prospettive e modi di pensare. Decisamente. Adoro discutere delle sfumature culturali. È così illuminante. Anche io. Arricchisce le nostre esperienze, soprattutto quando viaggiamo. Lezione 24. Garanzia di qualità. Sapevi che la qualità di ogni tipo di grano, frutta, verdura, bacche e animale viene testata? Veramente? È un processo piuttosto esteso. Come funziona? Garantiscono che tutto soddisfi gli standard di sicurezza prima che raggiunga i consumatori. È rassicurante. È bello sapere che esiste un sistema per proteggerci. Sì. I controlli di qualità aiutano a mantenere l'integrità della nostra fornitura alimentare. Ha senso, soprattutto con tutti i richiami alimentari di cui sentiamo parlare. Esattamente.
I test aiutano a prevenire i problemi prima che si presentino. Ed è fondamentale per la salute e la sicurezza pubblica. Decisamente. Dovremmo apprezzare lo sforzo compiuto per garantire che il nostro cibo sia sicuro. Lezione 25. Idee creative per riporre oggetti. Decisamente. Contenitori, scaffali e mobili con spazio nascosto sono ottime soluzioni. Sì, massimizzano lo spazio e aiutano a mantenere le cose organizzate e accessibili. Adoro i mobili che fungono anche da contenitori, è così pratico per le zone giorno più piccole. Assolutamente. È funzionale ed elegante allo stesso tempo. Giusto. Anche l'utilizzo dello spazio verticale con gli scaffali può davvero aprire una stanza. Sì, ti consente di esporre gli oggetti mantenendo il pavimento libero. Penso che anche l'aggiunta di alcune scatole decorative sugli scaffali possa migliorare l'aspetto. È un'ottima idea. Aggiunge personalità mantenendo le cose in ordine. Di sicuro. Esploriamo diverse opzioni e vediamo cosa funziona meglio per le nostre esigenze. Lezione 26. Scoperte nei discount. Sì, di recente sono stato anche in un discount. Com'è stato? Ho sentito che i prezzi possono essere incredibili. I prezzi erano ottimi, ma i vestiti erano un po' incostanti. Capisco. A volte puoi trovare gemme, altre volte non così tanto. Esattamente. Ho trovato alcuni pezzi buoni, ma alcuni non hanno soddisfatto le mie aspettative. È sempre una scommessa con i discount, ma può valerne la pena per il risparmio. Vero. Inoltre, è divertente sfogliare e vedere quali oggetti unici puoi scoprire. Sono d'accordo. Non sai mai quando potresti trovare qualcosa di veramente speciale. Ed è sempre bello risparmiare un po' di soldi durante lo shopping. Lezione 27. Osservazioni di Darwin. In un luogo vicino al Sud America, conosciuto come Isole Galapagos, Darwin osservò un'incredibile fauna selvatica. Sì, quelle isole hanno avuto un ruolo cruciale nella sua teoria dell'evoluzione, non è vero? Esattamente. Notò come le specie si adattassero ai loro ambienti in modi unici. È affascinante. Evidenzia davvero l'importanza della biodiversità. Assolutamente. Le variazioni tra le specie sulle diverse isole erano notevoli. Sì, ed è stato un momento cruciale per comprendere la selezione naturale. Di sicuro. Queste osservazioni hanno cambiato il modo in cui oggi pensiamo all'evoluzione. È incredibile come un singolo viaggio possa portare a intuizioni così profonde. Decisamente. Le isole Galapagos sono un tesoro di conoscenza per gli scienziati. Lezione 28. Preferenze della stanza. Se preferisci un piano più alto, farò del mio meglio per assegnarti una stanza al piano più alto. Sembra fantastico. Mi godo la vista dall'alto, rende il soggiorno ancora più speciale. Sono d'accordo. Essere ad un piano più alto spesso significa anche meno rumore dalla strada. Sì, e lo scenario può essere davvero mozzafiato, soprattutto se c'è un bel tramonto. Assolutamente. Penso che aggiunga all'esperienza complessiva di soggiornare in un hotel. Decisamente. Una buona vista può rendere il viaggio ancora più memorabile.
Mi assicurerò di annotare la tua preferenza al momento del check-in. Grazie. Apprezzo davvero questa considerazione. Nessun problema. Voglio assicurarti il miglior soggiorno possibile. Lezione 29. Alberi festivi. I veri pini hanno un buon odore, ma devi stare attento che non si secchino e non accendano un fuoco. È vero. È essenziale mantenerli ben irrigati e monitorati durante le festività natalizie. Esattamente. Un albero secco può diventare un serio pericolo di incendio, soprattutto con tutte le luci accese. Sì, controllo sempre quotidianamente il livello dell'acqua per assicurarmi che rimanga fresca. È una pratica intelligente. Inoltre, un albero ben irrigato ha un aspetto molto migliore e dura più a lungo. Assolutamente. Il profumo di un pino fresco aggiunge davvero un'atmosfera festosa. Di sicuro. È una delle mie parti preferite delle festività natalizie. Sì, e decorarlo con luci e addobbi lo rende ancora più speciale. Sono d'accordo. È una tradizione meravigliosa riunirsi attorno all'albero con la famiglia. Lezione 30. Celebrare le gioie della vita. Perché, come penso abbia detto Emma Goldman, se non so ballare, non voglio far parte della tua rivoluzione. Quella citazione è così potente. Sottolinea davvero l'importanza della gioia nell'attivismo. Esattamente. La vita dovrebbe essere dedicata alla celebrazione e alla ricerca della felicità, anche mentre si lotta per il cambiamento. Sì, ci ricorda che il divertimento e la passione possono alimentare i nostri sforzi per un mondo migliore. Assolutamente. Senza gioia, la lotta può sembrare opprimente e scoraggiante. Sono completamente d'accordo. Dobbiamo mantenere vivo quello spirito per ispirare gli altri. Di sicuro. Diamo priorità alla diffusione della positività nelle nostre azioni. Sì, possiamo creare un movimento che abbracci sia gioia che scopo. Sono entusiasta delle possibilità. Insieme possiamo fare la differenza divertendoci. Lezione 31. Scambio di piante. Sì, ho portato delle talee della mia pianta ragno. Vorresti fare scambio? Sembra fantastico. Ho sempre desiderato una pianta ragno per la mia collezione. Perfetto. Sono facili da curare e possono prosperare in diverse condizioni. Sì, adoro il modo in cui producono quei piccoli germogli, rendendoli ancora più speciali. Esattamente. È un modo divertente per condividere piante e far crescere le nostre collezioni. Sono d'accordo. Cosa vorresti in cambio? Mi piacerebbe ottenere un taglio dalla tua pianta di pothos, sembra fantastico. Assolutamente. Posso darti un taglio adesso? Eccezionale. Sono entusiasta di vedere come prosperano entrambe le nostre piante.